Per andare a realizzare la nostra scatolina, questa è una proprio delle più semplici, sia come progettazione sia come assemblaggio, quindi potete proporle anche insomma a costi relativamente ridotti una volta che avete il progetto pronto. Andiamo a far clic qua adesso sul pulsante forme e scegliamo un quadrato. Allora potete mettere ovviamente della dimensione che desiderate. Io adesso ve ne farò vedere una piccolina di circa 5 cm, quindi qua metto 5. Ora a questo punto vado a fare di nuovo clic sul pulsante forme e scelgo un'altra forma che è questa, quindi una sorta di goccia. Allora io devo avere un'altezza di circa 10 cm, ovviamente qua andrò ad aggiungere poi un'altra parte sotto, però prima la devo andare a ritagliare. Quindi cosa devo fare? Devo andare a duplicare questo oppure prendere un altro rettangolo qua, anzi un altro quadrato, che poi andiamo a trasformare in rettangolo facendo clic qua su questo lucchetto. Quindi facciamo una cosa di questo genere, vado a fargli un taglio qui più o meno a questa altezza. Ora seleziono quindi entrambi e faccio clic sul pulsante scomponi. Come potete notare qua è stato suddiviso il tutto, quindi andiamo a cancellare tutti questi livelli che non ci interessano, noi ci interessa solo la goccia. A questo punto andiamo a vedere l'altezza, deve essere un po' meno di 10 cm, quindi se io per esempio faccio 9 per ipotesi, ovviamente la larghezza mi viene 8,89, ma io devo avere una larghezza di circa, in realtà devo avere una larghezza esatta di 5 cm. Se io faccio 5, ecco come mi diventa. Questo è importante perché devo sapere prima come è diventata la mia forma a seconda di come la voglio ottenere, cioè io potrei anche lasciarla volendo così appuntita, oppure se preferite potete andare a selezionare un'altra forma di questo tipo, poi vado a ruotarla. Quindi facendo così, mi raccomando, rotazione perfetta, dovete premere il pulsante shift della vostra tastiera. Mettiamolo adesso di colore azzurro, diminuiamo la dimensione, giusto per farvi capire più o meno come verrebbe la forma. Qua se io li seleziono tutti e due in questo momento mi viene 9,49, in realtà dovrei farla ancora un pochino più alta, quindi mettiamo 10, ecco, e ripeto, a questo punto dovete cercare di centrare questo. Mi ingrandisco ancora un po' così riuscite a capire meglio. Io devo centrare questa forma in base all'altra, dovete fare un po' manualmente in realtà, perché se io vado a fare così e faccio a linea centro orizzontalmente, vedete che non mi viene proprio perfettissima, in realtà è un pochino spostata. Questo perché ovviamente me lo centra in base alla parte più larga e non alla mia base. Ora se io vado a far clic qua sul pulsante combina e poi fondi, eccolo qua, questo è il risultato che ho ottenuto. Ora io devo andare in pratica a fare sempre clic col pulsante forme, posso per esempio prendere un ovale, sblocco di nuovo le proporzioni, faccio una cosa un po' sottile di questo genere e non tanto lunga ma neanche tanto corta, ecco, insomma una via di mezzo, perché qua andranno a essere inserite le linguette. Cerchiamo di metterla un pochino più verso il bordo, senza esagerare, però un pochino più verso il bordo. Mettiamola ancora un pochino più sottile, considerate che devono entrare, poi dipende anche dallo spessore del vostro cartoncino, però devono entrare 2 cartoncini. Allora io quello che vi consiglio, è proprio perché potrebbe anche cambiare il tipo di cartoncino richiesto dal cliente, è quello di fare così, cioè selezionate tutto e poi fate combina e poi sottrai. Se voi fate sottrai, che cosa accade? Che potete andare a fare le modifiche in qualsiasi momento. Quindi adesso ho una di queste, la duplico, e proprio perché sono andata prima a fare clic qua sul pulsante sottrai, adesso prendo uno dei 2 gruppi e faccio combina e poi annulla sottrai.
annulla sottrai, vado a cancellare il mio ovale in questo modo e poi vado a far clic qua sul pulsante forme e scelgo sempre la stessa, quindi quella che abbiamo utilizzato per fare questa parte alta, e ruoto così a 180 gradi. Chiaramente sblocco le proporzioni perché lo voglio un pochino più corto, non tantissimo, un po' più corto, e poi più piccolo. Vado a posizionarlo questa volta qua. Anche qua dovete cercare di centrare il più possibile, è importante questo. Ripeto, dovete purtroppo farlo manualmente. È ancora un po' grande in realtà, facciamo una pochino più piccolina così. Ok, adesso selezioniamo entrambi e facciamo di nuovo combina e poi sottrai. Ora, una volta che abbiamo ottenuto queste forme, una andiamo a metterla a destra, una a sinistra, quindi adesso ruotiamo, facciamo così e andiamo a ruotare a 90 gradi qua. Allora, un'altra cosa importante è che qua abbiamo messo 5, però come potete notare, come vi dicevo prima, la larghezza la prende qua, quindi non è la larghezza della base. Se volessimo fare un 5 perfetto, in realtà non è che ci riusciamo cioè scusate, un lato perfetto non è che ci riusciamo tantissimo. Possiamo sbloccare le proporzioni e aumentare così piano piano fino a vedere qual è la dimensione giusta. Cerchiamo di allineare bene. Ecco qua, vedete, dovete fare ancora un pochino, così chiaramente è troppo. Per esempio mettiamo circa 5,25, ecco, indicativamente, così sembra giusta. Quindi poi sovrapponiamola un pochino, quindi spostatela verso l'interno, e adesso ruotiamo anche questa, oppure anzi ruotiamo anche questo, scusate, questa è l'altra che dobbiamo andare a mettere qua sopra, e mettiamo sempre di nuovo qua 5,25 e poi andiamo a centrarla. Ovviamente adesso dobbiamo fare la stessa cosa, diminuisco un attimo le dimensioni così riuscite a vedere meglio. Dobbiamo duplicare questa e facciamo capovolgi verticalmente e lo mettiamo qua. Questa di nuovo duplichiamo, capovolgi orizzontalmente e andiamo a, si è spostata questa, andiamo a posizionarla qui in questo modo. Ora dobbiamo andare a fare una centratura perfetta, quindi selezioniamo prima tutti quelli verticali e facciamo allinea. Allora possiamo andarli a centrare orizzontalmente in questo modo, e poi andiamo a, prima di tutto mettiamo un pochino più avanti questo. Vedete che se la linea è troppo nera vuol dire che non è ben sovrapposto. Poi selezioniamo questi e facciamo allinea, centra verticalmente. Una volta fatta la centratura vi dico subito che non è detto che sia precisissimo, cioè non è detto che questa sovrapposizione sia precisissima. Quindi cosa dovete fare? Dovete fare una prova in pratica, fate seleziona tutto e poi combina, unifica, ed ecco qua, vedete che la sovrapposizione era perfetta e quindi me la unite. Se non fosse stata perfetta sarebbe rimasta qualche riga qua. Andiamo a far clic adesso di nuovo sul pulsante forme, scelgo una linea di cordonatura e la vado a ruotare così. Vado a posizionarla qua, la metto della dimensione corretta, ecco, e duplico la linea di cordonatura. Adesso ne posiziono un'altra qui, poi chiaramente tutto va allineato. Adesso io ovviamente per farvi il tutorial non vado proprio a essere super precisissima, e duplico anche questo ed ecco qua. Ora seleziono tutto e faccio aggrega. Ora diciamo che la base della nostra scatolina è indicativamente pronta, manca solo più un piccolo pezzettino, cioè andiamo a far clic qua sul pulsante forme, seleziono un quadrato e lo metto sempre di circa 5 cm o poco di più, quindi vado a eventualmente ingrandire leggermente così, e poi vado qua, vedete dove c'è sottrai della mia scatolina, seleziono l'ovale e lo duplico.
andiamo a vedere adesso dove me lo ha messo, e andiamo a trascinarlo lì vicino alla scatolina, quindi diminuiamo un pochino le dimensioni della progettazione per capire dov'è questa scatolina. Quindi ingrandiamo di nuovo l'area di progettazione e allora abbiamo questo appunto che è il foro che andremo a fare, e poi abbiamo il quadrato. Andiamo a fare una cosa di questo genere giusto per farvi capire qual è il risultato che otterrete, quindi così riuscite a capire anche quanto esce dalla vostra scatolina. Vedete? Se io lo ruoto riesco a capire quanto esce dalla scatolina. Ora andiamo a selezionare l'ovale, che è questo, e andiamo a posizionarlo al posto che così lo possiamo ruotare volendo. Quindi andiamo a fare una cosa di questo genere e lo ruotiamo in questo modo, così. Oppure possiamo ruotarlo assolutamente al contrario, cioè così. Ovviamente possiamo metterlo centrato, selezioniamo entrambi e facciamo allinea, centra, questo centra qua sotto. Anche qua vi consiglio sempre di, anche la centratura non è perfettissima secondo me, almeno a occhio non mi sembra perfettissima, comunque andiamo a fare combina e poi sottrai in modo da vedere qual è il risultato. Vedete che non è perfettissima, comunque possiamo andarla poi a correggere in un secondo momento. Ora occupiamoci invece, se volete, andare a inserire per esempio qualche come dire, qualche adesivo, per esempio qualche scritta. Andiamo a far clic qua sul pulsante forme, io vado a inserire un cerchio e ovviamente vado a guardare la dimensione che mi occorre, quindi faccio una cosa di questo genere, più o meno il risultato è questo. Ingrandiamo bene. Allora potete mettere un color oro se volete fare una stampa color oro, quindi andate qui, ovviamente scegliete o il color oro o comunque il colore che preferite, giusto per farvi capire. Andiamo a far clic qua sul pulsante immagini e scriviamo graduate, facciamo clic qui e andiamo a cercare. Vedete che ci sono tantissime immagini carinissime, possiamo prenderne una semplice oppure anche solo una cosa di questo genere, per esempio scegliete voi. Comunque come sempre facciamo clic su aggiungi alle tele, è un pochino grandina diciamo rispetto al nostro adesivo, quindi riduco il più possibile, ecco qua, e vado a inserirlo qui. Ingrandisco ancora un po' così si vede un po' meglio, soprattutto voi riuscite a vedere un po' meglio. E poi qua chiaramente se volete potete andare a mettere il nome per esempio della persona, quindi andiamo a far clic qua sul pulsante testo e andiamo a selezionare il testo, eccolo qua, scriviamo per esempio Fabio e andiamo a far clic qua su font. Andiamo a mettere per esempio tra i preferiti, possiamo usare questo qui o il Baby Bunny che è un po' carino, insomma. Allora prima di tutto di nuovo ridimensioniamo per andare a vedere dove è la nostra scritta, ingrandiamo di nuovo e ridimensioniamo appunto anche la scritta, però quindi o la lasciamo sempre di questo colore oppure la mettiamo per esempio di colore rosso, per esempio. Allora alziamo un po' qua, un pochino anche qua la scritta, così la possiamo mettere di una dimensione che almeno che sia leggibile, e possiamo volendo andare ad aggiungere un offset. Chiaramente non un offset a 0,6, possiamo mettere per esempio 0,04, vediamo un po' come viene, ecco così, oppure anche più piccolo, 0,02, e facciamo conferma. Ora per vedere bene com'è il risultato che abbiamo ottenuto, prima di tutto selezioniamo un attimo la scritta e spostiamola un pochino più verso il basso. E ora selezioniamo tutti i livelli, quindi il cerchio, la scritta e l'immagine, facciamo clic sul pulsante unisci. Vedete che se faccio clic sul pulsante unisci ho ottenuto un unico livello stampabile.
Se per qualche motivo invece avete già una carta di questo colore, o comunque volete farla su una, diciamo, una carta adesiva già colorata, facciamo così, dividi i livelli, selezioniamo il cerchio e lo mettiamo bianco. Le stampanti normali tanto il bianco non lo stampano, quindi fate così e fate unisci. Se vado a far clic adesso su questa tela e metto il colore, ecco, vedete, questo è, anzi mettiamo un altro colore perché sennò non si vede più la scatolina. Ecco, questo è praticamente il risultato che abbiamo ottenuto del nostro adesivo. Qua invece abbiamo la nostra scatolina, andiamo a prenderla qua, spostiamola un po' più in modo che possiamo vedere il nostro progetto per intero. Ecco qua. Allora a questo punto andiamo a salvare. Scriviamo scatola laurea, salviamo, e una volta salvato andiamo a far clic sul pulsante crea per vedere se è tutto ok. Quindi facciamo clic qua, mettiamo sul tappetino, ecco, questo è il nostro adesivo. E questa è una parte, diciamo, della nostra scatolina. Io adesso non l'ho messa azzurra, ma tanto comunque con molta probabilità non sarebbe rimasta. Poi dipende qual è la dimensione ovviamente del cartoncino che state utilizzando. Ecco, cioè se io adesso vi faccio vedere questa cosa, allora posso spostarlo da qua, quindi faccio clic su muovere oggetto e posso andarla a spostare qua. Effettivamente qua, diciamo, a seconda della grandezza del foglio che avete potrebbe starci, altrimenti potete andare a fare clic qua su annulla per avere sempre questo dello stesso colore, quindi sempre tagliato sullo stesso tappetino. Facciamo sincronizzazione colori e questo nero lo vado a trascinare all'interno dell'azzurro. Ora se vado a far clic sul pulsante crea, faccio un nuovo clic sul tappetino, facciamo conferma, come potete notare, cioè in realtà c'è sempre un tappetino, ma perché pensa che non sia sufficiente. Se io metto il tappetino più grande me lo mette qua, ma in realtà posso anche andarla a tagliare così. Quindi a questo punto siamo pronti, possiamo andare a selezionare il materiale che andremo a utilizzare. Io seleziono prima di tutto la mia macchina, vado a utilizzare una Maker 3, potete fare la stessa cosa anche con le macchine Explore nella versione 2 e 3. Selezioniamo l'impostazione Eevee Cardstock e procediamo con il taglio. Ed ecco qua, questa è la scatolina che abbiamo appena tagliato, quindi come sempre andiamo a fare le pieghe in corrispondenza delle linee di cordonatura. Una volta fatte le pieghe dobbiamo andare a unire queste parti qua, qui c'è, diciamo, questa piccola maniglia, e poi andiamo a inserirle, quindi le abbassiamo leggermente così e andiamo a inserire all'interno queste altre, quindi così. Ed ecco qua. Vedete che, come vi dicevo, sono scatoline che si realizzano veramente in pochissimi minuti. È chiaro che all'interno avrete dovuto andare a inserire una scatolina con i confetti. Poi prendete questa parte qua e andiamo a inserirla sempre all'interno qui, cioè il foro all'interno qua dove ci sono le due manigliette. Ed eccolo qua il risultato una volta che abbiamo inserito il tocco, diciamo il cappello tipico il copricapo, il cappello tipico della laurea. E questa è proprio uno dei metodi proprio più semplici in assoluto per andare a realizzare questa scatolina, quindi vedete io non sono andata neanche a mettere delle alette all'interno, proprio perché possiate fare una scatolina veramente in pochi minuti. In ogni caso vi lascio il progetto, quindi potete partire da quello eventualmente se volete aggiungere altri dettagli, diciamo così, alla scatolina. Ora cosa facciamo? Andiamo a prendere una nappina di colore rosso e andiamo a inserirla. Allora potete prendere tutte e due qua le manigliette che ci sono all'interno, oppure potete anche posizionarle in questo modo. Spero che riusciate a vedere, perché purtroppo il colore nero non si vede così facilmente durante un video, perché va un po', chiaramente le telecamere vanno un po' in sovrasposizione. Ed eccolo qua, guardate che carino. A questo punto dobbiamo solo più andare ad aggiungere uno stickers.
Prima cosa però vi faccio vedere qual è la stampa che io ho ottenuto. Anche in questo caso spero che riusciate a vedere facilmente. Vi faccio anche vedere qual è il prodotto che sono andata a utilizzare. Eccolo qua, questo è il prodotto che sono andata a utilizzare. Come potete notare è a marchio Silhouette, ma può essere tagliato tranquillamente come ho fatto io con le macchine a taglio Cricut o ovviamente con le macchine Silhouette. È un foil stickers, il colore che ho scelto è il rose gold, è molto bello, quindi è un oro antico, diciamo, che dà sul rosa, e ripeto è uno dei colori che io amo di più. Con Cricut io la taglio con impostazione EV Cardstock perché sembra sottile ma non lo è assolutamente, quindi andiamo a prenderne uno. Vedete, faccio anche vedere bene, vedete che è abbastanza spessa come pellicola, quindi andiamo a metterla adesso qua nella parte davanti, così. Attenzione solo alle impostazioni che mettete alla vostra stampante, perché dovete sempre utilizzare impostazioni per carta glossy, altrimenti impiega un po' di tempo l'inchiostro a asciugare. Guardate che carina questa scatolina, ripeto è in assoluto secondo me uno dei progetti proprio più semplici da realizzare, quindi quando siete alle prime armi questo è sicuramente il progetto che fa per voi. Come vi dicevo potete eventualmente andare ad aggiungere delle alette, ma secondo me comunque è già carinissima così. Spero che il tutorial vi sia stato utile. Come sempre vi ricordo che potete trovarne tanti altri sul sito mycricut.it e che potete iscrivervi al gruppo Facebook Cricut e Silhouette Italia.